Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono come sempre con il nostro Eli. Ciao a tutti. Eccoci. Allora, come sta andando la settimana ragazzi? Spero tutto bene. Comunque mi raccomando, commentate anche sotto il video quello che pensate, eccetera, che noi comunque li leggiamo e se avete dei feedback e altre cose sicuramente li prendiamo in considerazione. Spero che comunque questo nuovo formato di video vi piaccia e come vi dicevamo siamo ancora all'inizio, quindi sicuramente ci saranno ancora molte più migliorie e video ottimizzati in un futuro recente, ok? Yes. Allora, oggi un'analisi molto tranquilla. Ieri non siamo riusciti a fare il video, infatti l'abbiamo spostato ad oggi. Eravamo un pochettino entrambi impegnati, ma sicuramente non vi facciamo mancare il video. Quindi, Bitcoin, siamo sempre qua. Volevo farvi prima vedere un attimo la daily chart che ho fatto. Come vedete qua siamo in mega resistenza. Come vedete c'è un bel order block qua che comunque sta bloccando il prezzo. Ma alla fine qua siamo sempre in un range. In questo momento, come vedete al daily, siamo più o meno nella pari, cioè abbiamo preso la liquidità all'alto, abbiamo preso la liquidità dal basso, quindi ora come ora il mercato davvero può andare sia sopra che sotto, anche se io personalmente sono ancora favorevole a un test basso prima di superare questo livello, tipo fare così, fare la deviazione, accumulare qua sopra e poi riprovare a testare questo order block fino al livello weekly che è più o meno sui 31.008 così, che è quello secondo me il vero livello chiave. Però dal punto di vista di lì è molto clean la chart e soprattutto vi mostra quanto effettivamente sia choppy questo range. Come vedete, guardate le daily close, chiudono alla fine nello stesso punto, cioè chiudono basso, riaprono alto, il giorno dopo chiudono alto, chiudono basso, continua, siamo sempre qua, su e giù, su e giù. Quindi qua non è un mercato in cui fare swing, fate scalp, perché sicuramente di opportunità ce ne sono, il range non è così terribile, alla fine sono tipo un 4-5% di range, no, quasi 10% di range. Quindi sicuramente le place le potete fare, ci sono diversi trade che potete prendere, altcoin, Bitcoin, Ethereum, quindi non è un brutto mercato in cui operare, però ovviamente dovete cambiare un pochettino il mindset, cercare più magari lo scalp, lo range, top range e basta, ok? Scusa se rido. Perché? Ho scritto pochi minuti fa EOS bullish. Eh sì, adesso crolla il mercato. Adesso crolliamo. Da quando l'abbiamo Eh, detto, diciamo, quasi sì. tutti sono crollati. Ottimo. Sì, 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 l'avevo detto io prima, appena iniziai, faccio cacchio, guarda che tra i bullish oggi c'è IOS, pam, il mercato scende. Infatti io personalmente avevo shortato Ethereum sul copy trader, infatti grazie a Dio qualche soldino lo stiamo facendo. Ti dovevo Eh, seguire, ho sbagliato. Non, eh, non ci ho creduto. vabbè, non Sì, ti sì, è fidi vero. di iOS, cioè il tuo indicatore numero uno, non so cosa dirti. No, Eh, però ho chiuso le posizioni, infatti. Appena ho ecco, visto EOS subito, basta, chiudiamo basta, perché via, fuori dalle balle. quando EOS pompa fuori Niente, dalle balle, guardalo qua. Oh, comunque è incredibile. Partiamo con ciao ragazzi, incredibile. benvenuti col nuovo video. Pam, crolla il mercato. È incredibile. Incredibile, Allora, poi incredibile. non so l'altra volta se penso il video sia uscito giusto l'ultima volta, cioè avete visto l'analisi prima del movimento, spero, no? Immagino di sì, non avete visto in ritardo. Comunque eravamo. Mi sa che avevamo fatto lo sweep dell'O, eravamo più o meno qua quando avevamo Sì, fatto sì, il sì, sì, video. sì, sì. Sì. Che avevamo detto, guarda, lo sweep dell'O lo faceva. Infatti, quando abbiamo fatto il video, in realtà era proprio stato super il bottom, se ti ricordi. Che avevamo detto proprio, guarda qua, lo sweep dell'O lo fa. Infatti, proprio nel video mi sa che l'aveva preso. E poi era tornato qua a salire, è rimasto qua. Comunque, vabbè. Sì. Faccio una Sì, piccola. scusate la... però vabbè, è impressionante, mi fa ridere sto fatto, dai, Sì, 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 allucinante. sì, 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 Sì. fa abbastanza ridere.
Sì, sì, sì. Comunque, no, guarda, faccio un'ultima analisina proprio al volo qua in lower time frame e ti passo la parola. Vai tranquillo, vai. E niente, qua ragazzi, come vedete, siamo sempre nello stesso identico range che vi avevo fatto vedere inizio settimana. Qua addirittura ve lo stavo iniziando a far vedere questo range. E come vedete, cosa continua a fare? Deviazione, riprende nel range, deviazione, di nuovo nel range, deviazione, range. Qua così, cosa ha fatto l'altro giorno? Deviazione, breakout, beh, dentro nel range. Qua cosa sta facendo ancora? Ha fatto una deviazione ed è tornato nel range. Quindi siamo in un range. Penso sia chiaro, no? È già da quanto? Diciamo, dal 17 marzo, quasi tutto marzo, se stai qua, metà marzo in questo range. Quindi secondo me a breve ci sarà un breakout da qualche parte, che sia sopra, che sia sotto, secondo me a breve ci tocca, decideremo una deviazione. Vediamo quale sarà, ovviamente. Solo il tempo ci sarà da dire. Però come vi dicevo, ora come ora è molto pari, cioè nel senso, nell'alto abbiamo preso la liquidità, dal basso abbiamo preso la liquidità. Quindi ora come ora veramente potrebbe andare da una parte e dall'altra. Cioè non possiamo dirvi. E chi vi dice no, no, guarda, qua sono sicuro al 100% che sale su, mente perché non può saperlo. Non c'è Sì, qui concordo. un'indicazione. Non c'è un'indicazione che ti può dire con certezza se andremo su o giù. Quindi qua invece cosa potete fare è agire in base a cosa vi dice il prezzo. Guardate il grafico e fate guidare da lui. Se vedete il grafico rompere questo range dalla parte alta, allora ci sta andare long. Se vedete rompere verso il basso, ci sta andare short. Semplicissimo, ok? Però finché siamo in questo range, trattatelo come range, quindi quando scendiamo a range basso, non shortate, magari cercate gli short qua sopra piuttosto che qua sotto, se proprio dovete. E la stessa cosa vale per i long. Cioè, se siete qua sopra, magari evitate i long, cercate più gli short, no? Perché sicuramente se torniamo qua giù, allora poi iniziare a guardare per i long. La psicologia del trader molte volte è un po' triccata perché dicono: ah cacchio, però qua si mette male, la vedo grigia. E quindi la gente magari spaventata non prende il long qua sotto, ma vuole prendere il long qua sopra per FOMO. Quindi ragazzi, usate il cervello, perché se no in queste condizioni perdete solo soldi. E se non riuscite proprio a tradarle, non tradatele. Cioè, è meglio stare fermi piuttosto che perdere soldi. Mm? Perfetto, passo la parola a te, Eli. Sì. Ok, vabbè, io concordo esattamente con quello che hai detto, anche perché noi ci sentiamo sempre Sì, in fin troppo. continuazione, diciamo, sì, operiamo, diciamo, sempre quasi insieme. E semplicemente sì, alla fine, come ho scritto un tweet oggi, che qui è una lotta alla fine tra Bulls e Bears, alla fine siamo lì, perché siamo in un livello che non riusciamo a capire se vogliamo rompere e fare deviazione, ok? Quindi fare una cosa del genere, andiamo su un time frame più basso, andiamo sul low time frame, facciamo così, breakout, tutti si mettono long e poi bam, andiamo a prendere $25.000, o se no andare direttamente a prendere $25.000, perché io questi livelli qui, questi minimi qui, non lo so, troppo facile lasciarli così senza una spazzata un pochino più sotto. Però alla fine uno deve capire, la prima cosa del trading è la disciplina, nel senso, ti senti sicuro nell'operare? Ok, rischia di più, aumenta le tue position size, se per esempio lo vuoi fare in un mercato dove il trend è abbastanza semplice da capire. Ma qui sopra non puoi farlo. Cosa devi fare qui? Qui puoi fare, alla fine puoi fare scalp, non puoi fare più di tanto. Non puoi fare swing. Sì, preparare uno short swing, ok, provalo, però calcola che devi mettere lo stop almeno a $30.000. Io personalmente non lo faccio, perché se guardate gli stocks vedete che sono molto forti e poi usciranno tante notizie nella macroeconomia, quindi tenete conto della macroeconomia. Tra poco Powell dirà se aumenterà ancora i tassi o no. Quindi tante cose che dovete valutare, non solo il grafico, però valutate un po' tutta la cosa generale. Io personalmente quando mi sento non sicuro preferisco fare scalp veloci, appena c'è qualcosa che mi dice oddio Eliz, attento, chiudo, non mi frega un cazzo, cioè detto proprio in maniera proprio semplice.
Ad esempio, prima ero su Akbar Long, è in profitto, ho chiuso il leggero profitto, non mi interessa, può salire, scendere, può fare il 50%, oddio ho perso profitto, però non mi interessa, preferisco più risparmiare i soldi che avere una perdita, anche perché il mio obiettivo è sempre non avere perdite, sempre perdere il meno possibile, quello è il mio primo obiettivo nel trading e l'ho capito dopo tanto tempo. Perché qui, se vedete la daily close, ieri abbiamo chiuso abbastanza bene, ok? Non so se l'hai vista la daily. Quindi qui è proprio una lotta tra rompere a rialzo o rompere a ribasso. Quindi è proprio una lotta tra bulls e bears qui. Quindi attenti ad operare in questi livelli qui. A guardare il grafico, uno ovviamente guardando resistenza si posiziona più short che long. Però i movimenti non sono sempre quelli, a volte facciamo deviazione, poi fake out e poi si scende, quindi io preferisco restare flat e non mi frega niente dove va il grafico. Stessa cosa su Ethereum, vi ho scritto che se non superiamo i 1820, se non superiamo i 1820 io non vedo questa grande salita. Perché 1820? 1820 perché, guardate questa daily close, se rompiamo con una candela, ok, mi fa una candela, uno spike, così mi chiude qua, ok? Mi chiude qui sopra la 1850, mi chiude la candela giornaliera, allora qui le altcoin possono andare forte sulle taste posizionate e Ethereum lo andiamo a prendere a 1850, a 2000 dollari, addirittura ci può arrivare, perché no? Però qui è che stiamo combattendo adesso. Il problema è che combattiamo sia in alto che in basso. Quindi potrei combattere qui o qui. Per esempio qui Ethereum rispetto a Bitcoin ha fatto deviazione. Guardate, invece Bitcoin non ha fatto la deviazione. Lì guardate la forza di Bitcoin. La Bitcoin Dominance l'hai vista tu, quindi No, non l'ho ancora poco da fatta vedere dire. in realtà, non l'ho fatta ancora Ah, vedere. ok. Bitcoin Dominance presa perfetta ai tempi, avevo fatto un post su Twitter anche in MVG dove qui chiamavo i 47-48. Bene, ci stiamo arrivando, siamo quasi arrivati. Però molti pensano che arriviamo qui, alt season sicuramente. Ragazzi, non è detto, perché può darsi che la Bitcoin Dominance arriva qui, ok? Poi scendiamo, ma non è detto che Bitcoin sale. Se Bitcoin rimane fermo e consolida, allora ok, se scende la dominance, gli altcoin faranno dei pump pazzeschi. Ma se Bitcoin crolla, per esempio a 20.000 dollari, 22.000 dollari, gli altcoin pure scenderanno, ma scenderanno in maniera meno lenta rispetto a lui. Quindi non è detto che salgono, ok? Cioè non è detto, dipende da Bitcoin. Se invece superiamo qui e lui continua, vuol dire che Bitcoin vuole andare più in alto, secondo me, e quindi arrivare a 34-35 mila dollari. Mi aspetto questo se la dominance rompe. Bisogna vedere come si comporterà qui. Quindi questa sarà la chiave, ma non è detto che se scende il Bitcoin ci sarà Moon. Assolutamente no. Questa è proprio una vera e propria fesseria che dicono tutti. Come vi dico sempre ormai da diversi video, guardate questo grafico, mettete la scala logaritmica, perché io metto la scala logaritmica quando guardo i chart nel 2 giorni, 3 giorni o settimanali, per analisi macro, lo preferisco. Se rompiamo questo box, ok, andiamo a cercare long, però fino a quando non lo rompiamo saremo choppy, cioè nel senso andremo da range a range, facile andare stop loss. Io vedo tante persone quando posto dei grafici Alice long, short, entro ora, cacchio, ma cioè leggete i grafici. Per esempio oggi il grafico XLM, facciamo un esempio che ho postato, dov'è? Allora, XLM, se confermiamo il flip, secondo me è un big buy. E tutti quanti, scommetto che sono entrati appena ho scritto qui, perché tutti quanti poi ho visto che hanno messo dei profitti che poi è salito. Rischioso entrare qui, cioè entri sotto resistenza, ok? Aspetta la rottura, poi entri. XLM è uno dei grafici secondo me più belli al momento. Guardate, sta flippando, sta recuperando questo range, mi chiude al rialzo qui, sopra la linea blu, ok, aspetto il retest e mi posiziono, se no vi posizionate spot, non in leva, qui non puoi provarlo in leva secondo me, perché lo stop è troppo ampio. Se ti metti qui, scusatemi, allora vediamolo insieme. Se ti metti qui, per esempio, a fare
un long, ok? Se ci chiude al rialzo di questo livello, guardate qui il daily, lo stop lo dovete mettere almeno qui sotto, cioè almeno un 10%, con TP 0,15. La mossa migliore è farla spot. Cioè, perché non farla spot? Rischiate di meno ed è ottimo. Se no, se lo volete fare leva, fatelo con leva, che vabbè che la leva non conta nulla, come sapete, ciò che conta è la position size. Fatelo con una position size bassa. Ma non è che, oddio, andate all-in. Cioè, poi quando valutate un grafico su Twitter, valutatelo anche voi. Oddio, ha postato un grafico all-in. No, non è assolutamente così. Dietro c'è un ragionamento. Assolutamente. Ok, va bene. Se vuoi parlare di qualche altcoin tu, se ti... Allora, io come dicevo, a questo punto del range, personalmente non sono molto interessato sugli altcoin. L'unica cosa che sto guardando è per un possibile short di Ethereum fino alla parte bassa del range. Non ho ancora fatto nulla di ufficiale del tipo che ho shortato solo sul copy trader perché, cioè, alla fine è una posizione che gestisco io. Quindi, cioè, se Sì, non mi infatti. piace la Poi il chiudo tuo al stop è volo. basso, poi il tuo stop è molto stretto, ho visto, quindi Esatto. è uno Quindi scalp più che una sì, posizione. esatto. Quindi è una Cioè, più che mossa... altro sì. semplicemente faccio il trade tipico top range, low range, finisce lì, no? Quindi è una roba che non chiamo perché ovviamente cioè, la gestisco io, la chiudo quando voglio, eccetera. Però in questo momento o aspettate il flip del range alto, l'unica cosa che vi consiglierei è magari cercate qualche short se volete fare edging. Magari io sono ancora per esempio long dal bottom su FXSV. Io quindi qua, anche volendo, posso provare uno short e anche se vengo stoppato, ho gli altri due long che mi coprono. Quindi dovete anche Per vedere voi come esempio, siete messi. scusa se ti interrompo, No, figurati. Waves, un esempio di un grafico, vabbè, questo è un po' scam, sta coin, È giusto un filo. però, sì, però per dire, aveva rotto al rialzo facendo breakout, se va a vedere, ora sta testando un bel livello, però la pre-section, se vedete, allora è perfetta fino a un certo punto, ma quando Bitcoin sta in dei livelli particolari, l'altcoin non è che rispettano tanto breakout e livelli, soprattutto quelle con un pochino più bassa capitalizzazione. Cioè, se guardi Waves, se me lo passi un secondo lo faccio vedere al No, volo. no, sono rimasto Eh, sul tuo. Tranquillo, ok, vai. ottimo. Se guardi Waves, cioè breakout, volume, Mhm. io ieri avevo indicato questo livello qui come entrata, l'ha preso, poi ha fatto un 5%, eh, e ora sta di nuovo in quel livello. Breakout, uno si posizionava qui sicuro al 100%, ma andavi stop perché ti prendeva lo stop loss, cioè inevitabile. Però per dire, quando Bitcoin è su livelli particolari, in zone dove può essere choppy, tutte le altcoin risulteranno choppy, quindi molto mosse, con scam move, quindi attenzione. Sì. Per esempio, come mi posizionerei io qui? Proprio come ho segnato il trigger. Un trigger può essere questo che vi sto segnando qui, al retest di nuovo, ok? Quindi lui che fa? Va, consolida qui, fa breakout di nuovo nella trend line e ti posizioni sul retest. Questo è un trigger valido per me di nuovo, perché vuol dire che ha recuperato il livello e che tiene questo livello qui. Con TP veloce, perché questo è uno scalp, sta moneta fa schifo. E quindi, scusami se ti ho interrotto, volevo far capire solo come penso io. Poi Certo. faremo dei video dove facciamo vedere pure un po' di trigger molto più educativi. Eh sì, ma faremo proprio dei video specifici proprio su magari concetti in particolare, cioè magari faremo un video proprio solo dedicato a spiegarvi un concetto, ecco. Sì, infatti. Eh, Però sì, no, Eli, io in realtà non ho nient'altro da dire, penso di aver detto un po' tutto quello che volevo. Sì, perché le altcoin c'è poco da parlare, cioè se Esatto, Bitcoin e Ethereum non si muovono prima, altcoin non è che esatto. c'è molto da dire. Sì, Sì. infatti, E concordo con niente, te. io allora lo chiuderei qua. E nulla ragazzi, grazie per aver visto il video, faremo un video domani? Non lo so, forse sì, dai, Forse vediamo. sì, dai, sì, forse parleremo, non analizzeremo i grafici, parleremo di qualcosa che commentate sotto e vedremo di scegliere qualcosina che vi Esatto, può sì. interessare. Sì, Commentate, mi raccomando ragazzi, noi li leggiamo. Dai. Allora, grazie per averci seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. un abbraccio, ciao a tutti.